Vai senza Monge Natural Super Premium, le crocchette made in Italy con prebiotici e la carne come primo ingrediente. Monge, il pet food che parla chiaro. Ben ritrovati a tutti. 23 maggio, martedì 23 maggio del 2023, quindi 23-23, in questa giornata di martedì che vede chiudersi per la terzultima giornata di campionato. Si apre quindi la settimana che porterà la penultima. La classifica è cambiata molto, tra poco la andiamo a vedere, anche a causa delle decisioni extracampo, ma non solo, anche per il campo stesso. Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti. E in tutto questo, suggestioni di mercato. Allora, io partirei con ordine, dai. Facciamo così, un minutino, giusto un minuto, proprio un passaggio breve su ciò. La classifica. Classifica che è molto cambiata rispetto a quello che avevamo visto ieri mattina, perché aspettavamo due partite, quella della Roma e della Juve. La Roma ha fatto solo un punto in casa con la Salernitana e quindi va a 60. La Juventus invece non ne ha fatto nessuno, anzi ne ha persi 10 causa penalizzazione. Ieri poi è stata sconfitta nettamente dall'Empoli 4-1 e quindi è ferma a quota 59 a meno 5 dal Milan. Ergo ci mancano 3 punti. 3 punti, quindi basta letteralmente vincere, se vogliamo, una delle due partite prossime. Io vincerei la prossima direttamente, così sei Esatto. bello tranquillo all'ultima. Esatto. E tra l'altro potresti anche sperare con una vittoria dell'Atalanta di superare l'Inter e di metterti a +1 sull'Inter con una giornata alla fine. Che schifo non farebbe, schifo non farebbe. Schifo non fa, anzi, quindi direi di non speculare sulla cosa, non aspettare Milan-Verona prima che poi ci mettiamo nella condizione di vivere con Anche perché ansia battendo l'ultima. la Juve, Simo, guarda cosa ti aggiungo, la escludi con una vittoria della Roma, la escludi definitivamente da praticamente le coppe. Se vincono la Roma e l'Atalanta e vinci anche tu con la Juve, non possono più neanche rientrare al quinto, sesto posto. Al netto che poi ci sono tutte le questioni, altre questioni da decidere, penso che la Juve non giochi le coppe a prescindere, però bisogna anche ogni tanto valutare il campo, cioè, o meglio la classifica attuale, la classifica dice ciò. Tra poco parliamo dell'idea di Milinkovic-Savic, che è uscita oggi sui giornali. Prima di parlare di Milinkovic, un passaggio velocissimo in difesa. Kalulu e Tomori crepe nel muro, il club riflette, il futuro è ciao, speriamo non in tutti i sensi. I rendimenti della coppia centrale è in calo, restano incedibili a meno di super offerte. Penso anch'io che sono abbastanza incedibili, soprattutto Pierre. Non è il caso, io faccio veramente un ragionamento molto ampio, non sto parlando di questo caso, però per un giocatore come Tomori, come tipologia di giocatore come Tomori, nel caso fare un po' di player trading, se lo vuoi fare, potrebbe essere uno di quelli che sono più indicati nel farlo. Ma non niente contro Fick, nessuna notizia all'orizzonte. È proprio vuoi provare anche a vendere bene un giocatore per poi reinvestire? Ecco, forse è uno dei pochi in questo momento che sono più cedibili di altri, tra gli incedibili, e ad esempio Fick. Ma Sì, abbiamo parlato negli scorsi anni di più magari di Bennacer in questo senso, no? Sì. Che nei 3 centrocampisti era quello che ti poteva garantire più magari liquidità o comunque questo player trading, non essendo il primo dei 3, no? Quando c'era ancora Frank e sì. Adesso questa cosa è slittata ed è passata a Fikayo Tomori. Ci sta, anche se alla fine della fiera è quello che comunque ha giocato di più, cioè si è seduto molto di più Kalulu, si è seduto molto di più Kier, si è seduto molto di più Ciao, che effettivamente ha delle caratteristiche per essere il futuro, però io direi che per una volta
che abbiamo la batteria dei difensori non al completo, quasi al super completo, e non Certo. dobbiamo farci niente né in entrata né in uscita, per quest'estate starei fermo, ecco, sui difensori. Ok, andiamo a centrocampo allora. Questa è Gazzetta di oggi. Milinkovic-Savic, il Milan cerca un 10 più fisico, Sergej è perfetto. Tra l'altro ieri ha parlato anche Tare aprendo alla cessione perché insomma Milinkovic ha, tra poco lo vediamo, un anno di contratto ed è un 95. Quindi insomma Sì, è tra nel l'altro mi pieno. arrivano, diciamo, voci da prendere con le pinze, da fonti vicine al giocatore, da prendere con le pinze, ripeto, del fatto che lui voglia proprio andare e quest'estate andrà. Vabbè. Non si sa dove, vorrebbe rimanere in Italia, però quest'estate andrà. Beh, se vuoi rimanere in Italia non ci sono grandissime alternative, non penso che possa andare alla Roma, non penso che il Napoli ne abbia bisogno, non penso che l'Inter stessa ne abbia bisogno, in teoria sì, forse l'Inter potrebbe anche pensarci, serve sempre pagare le persone, e la Juve è in difficoltà, insomma non ci sono grandissime alternative se vuole restare in Italia. Detto ciò, lo andiamo un po' a vedere. Come detto è un 95, gli scade il contratto tra un anno, la quotazione Transfermarkt è ancora abbastanza alta, ti direi anche troppo alta, proprio perché ha un anno solo di contratto. È un giocatore però, Henry, che a noi manca per il tipo di gioco che abbiamo cercato di fare negli ultimi anni, semplicemente, non tanto perché ci manca avere Milinkovic-Savic. Però è un giocatore che a noi farebbe tanto tanto comodo. Ti faccio vedere un po' di dati delle ultime 3 stagioni, tanto per... A parte l'ultima casellina a destra, che sono i minutaggi, è impressionante, ha sempre giocato una miriade di minuti in Sì. tutte le ultime 3 stagioni. 2 anni fa ha fatto 8 gol e 11 assist. L'anno scorso ne ha fatti 11 di gol con 12 assist, tra l'altro praticamente quasi sempre solo in Serie A, e anche qui ha giocato quasi 4.000 minuti, 3.777 minuti. 50 partite sono, 47. Tantissimo ha giocato, e quest'anno pure altri 3.500 minuti che sono fruttati per 9 gol e 8 assist. È praticamente una seconda punta a livello di numeri, anzi una bella seconda punta anche. Sì, praticamente sarebbe il nostro terzo miglior marcatore vicino a Leao e Giroud, Sì. per farci capire. Quindi, Mettiamo gol, qui ci sono. Ecco. io credo che non dobbiamo, cioè nel senso ha anche poco senso stare a guardare i numeri per Milinkovic che servono molto poco. Tutti lo conosciamo ormai, conosciamo il suo rendimento, conosciamo il suo valore. Sarebbe un grande colpo. Sarebbe uno di quei colpi che secondo me farebbe dire a tanti tifosi: allora magari qualcosina è cambiato, perché magari le cifre non sono folli, però è uno di quei bei colpi quando vai a prendere un top player della Serie A, di un'altra squadra, di una concorrente, che lo vai a prendere e diventa il titolare da te, ecco. Un po' quello che aveva fatto la Juve un po' di anni fa con i vari Pjanic, con gli Higuain, un colpo di quel tipo lì. E sarebbe importante perché il nostro centrocampo ne ha bisogno. Non penso abbia bisogno di ambientarsi, di conoscere il campionato, perché qua da un millennio praticamente, e quindi sarebbe cosa buona e giusta. Io approverei perlomeno, ma penso tutti i tifosi, cioè, se leggo dei commenti sotto questo Mattino Milan, ho scritto Milinkovic no, vi prego, perché XYZ, cioè, Mi immagino quelli che se stanno scrivendo no, Milinkovic. no, ma ognuno è libero di esprimere la propria opinione, ci mancherebbe, però ragazzi, giochiamo con Pobega e Krunic, cioè io vi voglio bene, però... Anche a Pobega e Krunic, ma insomma. Ma al di là di questo, Henry, 2 questioni. La prima, dopo parliamo anche nel caso di dove e come, perché insomma può ricoprire più ruoli e capiamo anche il perché. La seconda è che
AC Milan, AC Milan. La Roma ha una buona capacità di investimento, l'abbiamo vista con i Friedkin, qualche soldino arriva, gira, ma è ancora lontana da essere competitiva per lo scudetto. Il Napoli perde in un colpo solo, allenatore, direttore sportivo, e vediamo se perde anche qualche pezzo grosso davanti. L'Inter non ha grande capacità di investimento in questo momento, al massimo mantiene, ma non investe. La Juve è in difficoltà. Ora, AC Milan. L'anno scorso abbiamo deciso di non fare il vuoto, di non provare a fare un miniciclo di vittorie. Non verrà Perché? deciso neanche quest'anno, io te lo dico, cioè mi piace che tu inizi a pregare che hai vestito i panni di Enrico Boiani per AC Milan. 4 secondi. AC Milan. Cioè, io so che andiamo sempre col nostro passo, senza mai rischiare, io lo so, ma anche senza rischiare. AC Milan. È la volta giusta, è l'estate, è il momento, ti dirò, giusto, dove le big del calcio italiano non possono nel caso venirti dietro se provi a scattare. Al massimo Questo è mantengono l'esatto pensiero, caro direttore, AC di Paolo Milan. Maldini. Cioè, il pensiero di Paolo Maldini dell'estate scorsa e suppongo anche di quest'estate è quello che rispecchia anche il mio e l'ho detto tante volte, no? Quante volte abbiamo detto, qui ho detto, bisogna fare il passo più lungo della gamba, è il momento giusto per questi motivi. E poi devi fare i conti con la realtà e la realtà ti dice, ma no, anzi, forse, cioè, ben venga che le altre non spendono 100, 150, 200, eccetera, eccetera, perché io posso rimanere al loro livello con poco. E quindi è più quella, credo, la politica, la filosofia, la direzione che si prende. Anche a me piacerebbe creare il solco, no? Ma niente di speciale, cioè non sto dicendo di mettere 200 milioni sul mercato, sto dicendo di un piccolo investimento che potrebbe aiutarti, una roba che invece di metterne 50-60 ne metti 80, cioè, che alla fine è il Milinkovic in più. Col resto ci fai la punta e le robe diciamo Di extra. contorno. Magari, speriamo, direttore, non so cosa dire. Caro Henry, dove lo mettiamo Milinkovic? Se giochiamo 4-2-3-1 può fare sia il tre quarti, più forse il tre quarti da noi, oppure ha la bisogna anche nei due. Magari è un po' meno abituato a giocarci, però ha la bisogna, potrebbe anche farlo per le caratteristiche fisiche e tecniche che ha, che Milinkovic è un giocatore che per me lo puoi mettere anche punta e sa giocare a pallone per come gioca. E altrimenti nel 4-3-3 mezzala con Benasser o chi per lui in attesa del rientro di Benasser, vertice basso, Tonali e Milinkovic. Tonali e Milinkovic mezzali, cioè suona bene, suona sì, bene. lasciamo perdere un secondo Benasser, mettiamolo un secondo da parte, più per seconda parte della prossima stagione. Fai vertice basso e Tonali Milinkovic, cioè suona bene. Sì, indubbio che suoni bene. Anzi, proveremo anche a far suonare il telefono del buon Matteja Kezman, che è l'agente di Sergej Milinkovic-Savic, ex grande attaccante, ex seconda punta di grande talento, che forse non è mai esploso fino in fondo, ma come agente si è preso Milinkovic, quindi direi che sono esplose le sue casse. Caro Enrico Boiani, siamo arrivati in chiusura. Sì. Io ti ringrazio e ti saluto, sperando di vederti una settimana un po' più tranquilla e che ci porti a un Juve Milan domenica, che possa essere, diciamo così, la chiusura di questa stagione per viverci poi Milan Verona come una sorta di saluti di fine stagione. Di grande festa direi di no. No. Però insomma che si Festa, possa no. vivere in serenità, dai. Esatto. Sì, rivederci il prossimo anno scolastico. Sì, grazie a tutti, like, commento, condivisione, iscrivetevi, la campanella, le solite cose, qua sotto nei commenti diteci la vostra, lasciate un mi piace e ci ritroviamo a un prossimo video. Grazie a tutti, ci ritroviamo alle 11 con Chiama Milan, scusate, alle 13 c'è Lancia, alle 16 il Talk e alle 19 Filo Rossonero. Ciao a tutti.
Mai senza Monge Natural Super Premium, le crocchette made in Italy con prebiotici e la carne come primo ingrediente. Monge, il pet food che parla chiaro.